Buongiorno amici. Buongiorno. Buongiorno da parte nostra, ma non da parte del cielo, che non si è svegliato stamani. È lì che dorme, che è tutto grigio. Oggi giornata di trasferimento. Come sapete siamo usciti vittoriosi da Melilla con il nuovo timbro che ci consente di stare in Marocco altri 90 giorni. Se non sapete di cosa parlo, andate a vedere il video precedente dove spieghiamo tutto e spieghiamo come fare ad estendere il visto dei 90 giorni per il Marocco. Oggi ritorniamo verso sud di nuovo, come la prima volta quando siamo entrati in Marocco. Quindi si ripete il disco, sempre verso sud. Esatto. E ritorniamo un po' sulle rotte per prendere poi un'altra deviazione verso l'interno. Abbiamo tantissime cose che abbiamo individuato e segnato e vogliamo vedere, quindi oggi un po' di strada, ci aspettano almeno 250 km per non guidare troppo, poi vediamo. Sì, abbiamo individuato un'area dove sostare e anche fare il carico dell'acqua. Ah, giusto, il carico dell'acqua. È la situazione attuale del parabrezza. Ma buongiorno! Buongiorno ragazzi! Siamo qua in mezzo al nulla, a qualche chilometro, o meglio a un'oretta circa da Errachidia, la città che avevamo già visitato. 2 ore. 2 ore, sì, visitato, infatti è un po' troppo. Diciamo c'era servita da base logistica e ci ritorneremo adesso. Quindi, come sapete, stiamo di nuovo scendendo, per chi non avesse seguito i video precedenti, da Melilla verso sud. Questo posticino qui in mezzo al nulla, trovato su Pack4Night, ci è servito per una notte per riposarci e per lavorare un po'. La connessione qui tra l'altro prende anche bene. Passeremo di nuovo lo Ziz Valley o il Canyon, farà un po' di nuvole, un po' di vento, un po' di pioggia, insomma il vento l'ha fatto perché, come vi ho fatto vedere, il nostro parabrezza di Charlie è in condizione, e non solo Infatti Charlie sarebbe da lavare. Vediamo se troviamo anche un autolavaggio, perché purino Charlie, da tempo in memoria che non viene lavato. È veramente sporchissimo. E infatti nella lista c'era anche un possibile lavaggio per Charlie, speriamo che sia fattibile, insomma. E poi ritorneremo al souk perché ci serve la frutta soprattutto e un po' di pane. E poi mangeremo. Perché dopo tutte queste cose ti viene fame, no? Quello nella lista di Fede c'è sempre, c'è sempre. Te puoi elencare 50 cose, ma la 51esima è sempre il mangiare, vero? Beh. Fatto il pieno, c'era per pulire i vetri lì al distributore e abbiamo dato una sciacquata molto generica al parabrezza. E ora si vede meglio la strada. Sì, fa sempre schifo. Questo è lo schifo di prima e questo è quello di ora. E ora affrontiamo di nuovo le curve. Vai Ziz Valley, anzi vai Charlie nella Ziz Valley. Esatto. Molto bella questa valle, Sì. Con il sole sarebbe meglio, ma facciamo il tifo. L'abbiamo già vista con il sole, però sai, però manca, lo vediamo. manca. No, qualche raggetto di sole filtra dalle nuvole lassù. Hidden secrets are hard to keep. She's still waiting, holding Guardate belle le cicogne sul palo della luce. wishing time could make Qui, come in Spagna, troviamo molti nidi fatti da questi stupendi uccelli, molto belli. Qualcuno l'abbiamo visto anche sul minareto della moschea.
Ragazzi, finalmente abbiamo trovato un lavaggio per Ciarlino perché è nero, è nero. Siamo arrivati qui al distributore, abbiamo chiesto a questo ragazzo, lo sta lavando lui direttamente perché qui fanno così, non c'è il self service, e ci ha chiesto 70 dirham che sono circa 6 euro e qualcosa per lavarlo tutto, quindi può andare bene, almeno Charlie ritorna bianco. E Ciarlino l'abbiamo lavato, guardate come splende, yuppie! E vai! Abbiamo un van pulito! Tornato nuovo. L'abbiamo ringraziato perché il ragazzo qui del distributore della Cepsa ha fatto un lavorone, veramente, ma lavaggio di mano con spugna, l'ha bagnato tutto con la lancia, poi l'ha passato tutto, poi l'ha risciacquato. Un lavorone, veramente. L'equivalente dei nostri sono 5-6 euro, cioè è pazzesco. Sì, ho visto, sono 6,50 euro per la precisione. Breve, anzi brevissima sosta al souk perché ci siamo già stati e sapevamo dove colpire velocemente. Quindi banchetto di frutta e verdura, abbiamo preso qualcosina, il banchetto del pane che era lì a fianco, poi ci siamo presi 2 snack da mangiare al volo, 2 pastiglia le chiamano, lo sapete, l'abbiamo già mangiata de Sawira, buoni, croccanti, e quindi con quelli abbiamo fatto pranzo. E ora siamo ripartiti e stiamo andando, speriamo, incrociamo le dita, ad una lavanderia perché sì, in Marocco, signori miei, non è facile per niente trovare le lavanderie, quelle self service a gettoni, come siamo abituati a vederle nelle nostre città. Buongiorno! Buongiorno! Stamani è un buongiorno un po' tardivo, ce la siamo presa con calma, abbiamo pulito un po' Charlie, sistemato all'interno, Fede ha finito di musicare un video, quindi diciamo che sono le 10:30, insomma, quindi insomma è un buongiorno un po' più tardivo, anche perché poi la giornata è ancora incerta, o meglio il meteo è ancora incerto, non siamo ancora fuori dal tunnel, anche se il sole sta iniziando a farsi vedere. Oggi in realtà avrebbe messo, secondo le app che consultiamo, una giornata pessima, però ora sembra un po' ribaltata la situazione perché vediamo degli sprazzi di cielo azzurro che nei giorni precedenti non vedevamo. Laggiù infatti è più nero verso le montagne, quindi non sappiamo cosa pensare e alla fine, come sempre succede in viaggio, prendiamo quello che arriva. Non fa una piega. Comunque tanto non decidiamo noi in merito. No, l'unica cosa che possiamo decidere è di tentare la sorte con le lavanderie, perché ieri è andata buca. Esatto. E oggi speriamo che vada bucato. Ha fatto la battuta. Oddio. Non ero preparata, ragazzi. Non ero preparata a questo. È venuta così, flammé. Meno male sono seduta, vai. Allora, riprendiamo un tono serio. No, ieri non ci è piaciuto, insomma, la proposta del marocchino che ha sparato alto per una borsa di bucato, insomma. Cerchiamo altrove e sempre su Santo Park Fortnite abbiamo visto che più avanti, non so quanti chilometri, ma insomma più avanti c'è una lavanderia, anch'essa buone recensioni, quindi vediamo un attimo se fa il caso nostro. Zone desertiche ne abbiamo. Vai Ciarlino, giù come le zucche!
lì c'è la prima cittadina con tanto verde, quindi sicuramente c'è l'acqua, perché guardate che distesa di verde, palme, eccetera eccetera. Il fondo stradale è normalmente buono, ogni tanto però ci sono degli avvallamenti, delle buche, più che buche degli avvallamenti dell'asfalto. In definitiva si viaggia bene. Guardate che palmeto, da una parte il palmeto e dall'altra l'uliveto. No, non sono ulivi, sono ulivi, sembrava di no, ma in realtà poi ci sono degli aranci, tutto di più. Molto verde questa cittadina, si chiama Goulmima, proprio come ve lo dico. Che colori e che murales, mamma mia, incredibili. Questo è l'altro paese successivo, cioè si chiama Tinejstad, che attraversiamo, perché noi vi ricordiamo che abbiamo la missione lavatrice un po' più avanti, ecco, alla fine del paese. Però è questo il paese, giusto? Sì, è questo, proprio in uscita. In uscita. E anche questo Tinejstad, come la maggior parte dei paesi qui in Marocco, tutto ciò che è di importante, i negozi, gli uffici istituzionali, banche più importanti, di tutto di più, si svolge sulla via principale, che è questa, che lo attraversa. E chi ha da fare le proprie commissioni viene in questo vialone centrale e praticamente a tappe fa tutto. Questa è la situazione attuale. Ci sono anch'io. C'è anche Fede là dietro, non so se si vede, no, non si vede. E non è la situazione definitiva. Anche perché quella definitiva è che sta piovendo. Intanto sta piovendo, sta venendo giù il mondo, e questo ha fatto sì che la ragazza molto gentile della lavanderia ha accettato di lavarci i panni molto velocemente. Poi al momento dell'asciugatura lei fa l'asciugatura fuori a un cortile chiuso con dei fili e li appende lì, e quindi fa l'asciugatura al sole. Se non che i tickets oggi il sole non lo devono vedere, no, e nemmeno i vestiti dei tickets. Quindi lei a un certo punto ha alzato le mani e ha detto, poi tra l'altro parla solo arabo, quindi è stato un po' dura con il traduttore, ci siamo capiti. Ha detto: io ve li lavo, però non le stendo fuori. E noi abbiamo detto ok, anche perché il prezzo è molto molto vantaggioso, adesso poi vi dico. E quindi ci ha dato 2 buste giganti con tutti i nostri panni lavati, che sono bagnati. Questa, adesso non so se vedete, è la situazione attuale di Charlie, che ha tutti i cavi tirati, ha il polpetto che serve per appendere i panni più piccoli, ma non è finita lì, perché poi dopo li metteremo anche qua, perché abbiamo anche le lenzuola che abbiamo fatto lavare, e abbiamo un'altra busta di panni. Quindi ora, siccome siamo proprio nell'arteria centrale di questo paesino, ci spostiamo, cerchiamo riparo perché arriva vento e pioggia, come vi dicevo. Appena siamo sistemati tiriamo tutti i cavi possibili. Avete presente il film con Katrina Zeta-Jones, quella che deve passare per arrivare al tesoro, deve passare sotto a tutti i fili con i sensori eccetera eccetera? Ecco, noi dovremo farlo dentro Charlie, ma per non arrivare a niente, per arrivare a letto. Accenderemo il cinesino a manetta stasera. A palla. Questa è la situazione. Io direi di intanto avviarci. Intanto avviati, accendi. Non si trovano facilmente lavanderie, non si trovano assolutamente lavanderie self-service a gettoni, e quindi la ragazza è stata molto carina. E poi effettivamente, rispetto al preventivo che ci hanno fatto ieri, lei ha chiesto 15 dirham a lavatrice, che sono veramente niente, meno di 1,50 euro, meno di 1,50 euro a lavatrice. No, davvero, Quindi lei per tutti questi panni ci ha chiesto 30 dirham, non come il ragazzo di ieri, il signore di ieri, che ce ne ha chiesti 300. 300 dirham sono poco meno di 30 euro. 30 dirham sono circa 2,50 euro, quindi poco meno di 3 euro.
Ovviamente gli abbiamo lasciato una bella mancia e gli abbiamo dato più soldi perché ci sembrava proprio uno sfruttamento al lavoro e quindi insomma è stata carina. Però la giornata non è stata favorevole al nostro lavaggio, ma ormai eravamo in questo paese di passaggio e abbiamo accettato comunque di lavarli. E questa è la situazione del paese attuale. Mamma mia che roba! Guarda qua! È scesa a bomba la temperatura, ragazzi! Cioè, veramente una roba! Quando ci chiedete com'è il meteo in questa stagione, cioè non si può più dire! Stamani c'erano 17-18 gradi, ora 5! Roba da matti! Roba da matti! Là si vede uno spiraglio di apertura, dai! Andiamo piano piano! Vediamo solo qualche stralcio di nuvola nera. Ancora un po' piove, però c'è già il cielo aperto. Stiamo schiumando, siamo in maglietta a maniche corte perché abbiamo il riscaldamento di Charlie a manetta. Vediamo passare i dromedari, ma questa volta non sono veri, sono la nostra immaginazione dal caldo che fa, perché intanto così diamo la prima botta di asciugatura al bucato. Buongiorno amici ticchettiani. Buongiorno, siamo sempre qui in mezzo ai panni. Siamo in mezzo ai vestiti da asciugare perché ovviamente da ieri sera non si sono asciugati. Anzi, aggiornamento, per riuscire ad andare a letto li abbiamo tolti dal filo, dalla corda che avevamo messo qua dentro, piegati alla bella e meglio, messi dentro dei sacchetti. Stamattina però la bella notizia è che c'è il sole! Guardate, qualche stralcio di nuvola della perturbazione, ma c'è il sole. Qui siamo sempre sull'altopiano a 1000 metri, 1000 e qualcosa, vero? Sì. E quindi insomma la nottata è stata un po' fresca, però vabbè, con il riscaldamento e le coperte l'abbiamo sfangata, come si dice. Però ai panni rimane un problema. Quindi il paese Tinghir, la nostra poi destinazione, è qui a pochi chilometri e abbiamo pensato di comprare uno stand di panni, di quelli magari possibilmente richiudibili, in modo che poi ce lo portiamo dietro dentro Charlie e sarà utile anche quando andremo nei campeggi. Le mollette le abbiamo e quindi oggi facciamo questo acquisto folle e poi togliamo i panni da qua dentro Charlie, perché e poi dobbiamo trovare un posto dove poterli asciugare al sole. Nel frattempo loro se la sciallano al sole. Ciao dromedarini, mandria di dromedari, mandria di dromedari. La colonna sonora di questo viaggio, la mandria. Più che altro ho imparato a dirlo senza incepparmi. Questa è la frazione che precede la cittadina di Tinghir. E già vediamo che tutto intorno all'altopiano ci sono le montagnone alte dell'Atlante con la neve su in quota. Oltretutto con questa perturbazione che è arrivata qualche ora fa ha portato di nuovo spruzzate di neve su in quota, come vi dicevo. Alla faccia di chi dice che in Africa non nevica mai, fa sempre caldo, 50 gradi, ma dove? Ma dove? Ma quando? Ma quando? Ed ecco che sbuca dietro la curva Tinghir. Che bella! Circondata da ulivi, palme, c'è una bella vallata verde. Andiamo ad attraversare la via centrale. Le mura sempre di questo colore. Pieno di pullman turistici, Sì. Eccoci qua ragazzi, abbiamo parcheggiato nella piazza centrale e ora facciamo un giro per il souk della città. Vediamo questo negozietto se ha quello che serve a noi. Potrebbe essere la scelta giusta, qui. Abbiamo appena fatto la via delle ferramenta, ma niente da fare. Ora arriverà la via del cibo.
Qui magari è più facile trovare qualcosa. Andiamo di là. Tutte le spezie, guarda qualche roba. Però niente da fare. Noi abbiamo un'altra missione. Guardate cosa abbiamo trovato. Ta-ta! La mappa del Marocco! Non è mai tardi per una mappa. Non è proprio lo stand di panni, ma cercando lo stand di panni abbiamo trovato la mappa cartacea, come piace a me, dove poter scrivere, appuntare, disegnare tutto il giro che abbiamo fatto con Charlie. Quindi riporteremo tutti i nostri tragitti, che sono facili fin qui, e quelli più complessi dell'interno li andremo a seguire sulla mappa. La volevamo, non la riuscivamo a trovare, e invece vedi, cercando lo stand di panni È uscita una mappa. chissà che cercando un'altra cosa non venga fuori. È sempre così, è sempre così. È così. Quindi ora vediamo. Il signore, tra l'altro molto gentile come sempre, ci ha indicato dove poter comprare lo stand di panni. C'è un negozio qui dietro che ha articoli per la casa, andiamo a vedere. Abbiamo trovato questo signore che ci sta facendo il tour di tutto il paese alla ricerca dello stendino. Hanno mobilitato tutto il paese. Vediamo se ci riusciremo. Sono troppo forti, sono troppo di cuore. E giù. Mission Impossible. Riusciremo a trovarlo? Oh, c'è tutto il succo, guarda. No? لا لا توتي Ah, كل الطرق مجال بورترينتي perché دول اللي ديبو qui abbiamo i cucciolini, i tabellini. Niente, stiamo in trattativa. Ne abbiamo trovato uno ma troppo costoso. Qui c'è un'altra piazza e facciamo il giro. Entriamo in quest'altro souk. La missione è sempre più impossible. È tutto vestiario. Bello chiuso questo souk, bello concentrato, guarda qua. Siamo arrivati in un'altra piazza dove ci sono tantissimi negozi. Intanto ne approfittiamo anche per fare un tour della cittadina E stare un po' al sole. e stare al sole, sì. Siamo arrivati in un altro negozietto, ora ci vanno a prendere lo stendino, ce lo fanno vedere, il prezzo sembra buono, vediamo un po' se può andare bene al nostro caso. Aspettiamo. Ragazzi, guardate, missione compiuta! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo fatta! Il signore è gentilissimo, ci ha fatto fare il giro di tutta la città, ha mobilitato tutto il paese, veramente. Sono troppo di cuore queste persone, veramente. Faceva lui da interprete perché lui parlava un po' di italiano e un po' di inglese, quindi Un po' anche spagnolo. un po' che spagnolo, insomma con lui ci si capiva, e poi faceva le traduzioni in arabo, e poi arrivati al negozio a Fede gli faceva fagli vedere la foto, perché sul telefono Fede aveva lo stamp dello stand di panni. Vagliela a dire in arabo come si chiama. Alla fine, quando sembrava il tutto perduto, un ragazzo ha detto sì, ce l'ho nell'altro magazzino, lo vado a prendere. È partito con lo scooter, abbiamo concordato il prezzo subito che ci stava bene, ci ha chiesto praticamente in euro sui 12,50 euro. Mentre il primo che abbiamo trovato volevano ben 30 euro, erano un po' tanti. Sì. Ed era anche di qualità inferiore, questo invece è ottimo. È d'alluminio. Poi lo metteremo sotto al letto e quindi sarà come non averlo. E quindi è tornato vincitore con lo scooter e lo stand di panni da un lato, quindi insomma Da oggi in poi non ci saranno più scuse. abbiamo ringraziato tutti di cuore come fanno loro, così shukran, perché veramente sono stati gentilissimi, ma come sempre tutti marocchini lo sono. Qui abbiamo anche il parco cittadino. Sono tutti sulle panchine, guardate che bellezza. La gioia sembra che duri poco, perché abbiamo guardato di nuovo il cielo dal lato dove stiamo andando noi, e questa è la situazione. Nuvolone iper nero in avvicinamento. La domanda sorge spontanea: ce la faranno i nostri eroi ad asciugare tutto il bucato? E di là, vicino di casa, che dici? Dico che ora si cerca un campo
si apre lo stendino, si mettono i panni e poi si mangia nel frattempo. Ecco, lui la risolve sempre a tavola. Eccolo lì lo stendino con tutti i panni appesi. Il bello è che siamo in un piazzale vicino alla città. Tanto qui non ci fa caso nessuno, vero? Di necessità virtù, ma quello che mi preoccupa non è tanto la vicinanza alla città, è quella roba nera là. Guardate qua dietro il nuvolone. Però Lì è acqua, ragazzi. finché il sole regge. Speriamo, perché sennò veramente non sappiamo dove infilarli tutti questi panni. E questo, ragazzi, è l'aggiornamento dopo la pausa pranzo. Abbiamo già mangiato, eravamo talmente sottosopra che non abbiamo fatto nemmeno una ripresa, ma dovete sapere che si è alzato un forte vento, è venuta un po' di pioggia, abbiamo messo lo stendino dei panni dentro e ci sta proprio preciso, sembra la sua posizione. Questo è il banco di lavoro, come vedete. Praticamente abbiamo mangiato uno di qua, uno di là, con lo stendino a capotavola che ci faceva da compagnia. E nel frattempo gli altri panni li cerchiamo di asciugare. Abbiamo acceso anche il cinebasto e in tutto questo, siccome dobbiamo farci anche la doccia, ora svuoto la cabina, facciamo un po' di Tetris, intanto mi faccio la prima doccia io, poi il problema sarà passare dal davanti al dietro, passeremo sotto lo stendino. Guarda, sembra essere sul tram. Ci abbiamo riso, ma perché che dobbiamo fare? Che si deve fare? Comunque Charlie è spazioso, ci entra tutto. Abbiamo la camera da letto, il soggiorno, la lavanderia, l'ufficio, la cucina. Ora io dall'ufficio vi saluto perché vado al lavoro, mentre Fede va a farsi la doccia. Voi da dove sbucate? Ben ritrovati, siamo già seduti su Charlie, già in moto, abbiamo fatto già tappa al Carrefour di Tinghir per scoprire se avessero avuto prodotti interessanti e uno su tutti l'abbiamo trovato, il prodotto interessante. Molto interessante. Quando l'ha visto Fede gli sono illuminati gli occhietti. Avevano, essendo Carrefour, quindi diciamo prodotti di importazione per lo più francese, hanno anche gli insaccati, scritto prodotti suini. Fede non ha potuto far altro che comprare un salamino. Bel salamone così. Salamone, via. Ripartiti con il salame. Detta così. Detta così. Andiamo in una direzione un po' più calda, verso una direzione un po' più calda, perché abbiamo guardato ancora una volta le app del meteo e abbiamo visto che nei prossimi giorni ancora il tempo è instabile, perturbazioni in arrivo. Noi siamo proprio sotto la catena dell'Atlante e le prossime tappe sarebbero state quelle di attraversarla, quindi le gole, passi montani, eccetera eccetera. 2000 metri e così via. Ma siccome c'è un gran freddo, perturbazioni con vento, neve, addirittura pioggia, non ce la sentiamo. E quindi, siccome abbiamo oltretutto esteso il visto e abbiamo molto tempo ancora per rimanere in Marocco, ci siamo detti: ma perché non torniamo un po' al calduccio? E un posto che ci era piaciuto tanto, vediamo se qualcuno lo indovina, vi posso dare un indizio, è verso il deserto, anzi al deserto, nel deserto. C'è un posto in particolare che ci è piaciuto tanto, scrivete nei commenti, vediamo chi indovina di quelli che avete già visto. Oltretutto è anche abbastanza vicino, si tratta di fare 2-3 ore di viaggio. Sì, 2 ore e mezzo mi sembra. Sono diceva. meno di 200 km, quindi è fatto andando con calma, piano piano, quindi quando arriviamo e siccome almeno tutta la prossima settimana sarà instabile, ce la passiamo di nuovo al caldo. Le donne che lavano i panni nel fiume, ragazzi. È così come una volta. Salutiamo anche il paese di passaggio di Tineshdad. Faremo un taglio verso le porte del deserto. Questa è la strada che poi porta a Merzouga. Merzouga l'abbiamo già visitata, ma
Ci era piaciuto particolarmente un luogo, vediamo, avevo lanciato l'indovinello, vediamo chi di voi ha indovinato. E si tratta del Merzuga Lake, ovvero il lago di Merzuga. Molto bello, clima super secco, tramonti spettacolari, la connessione prende, quindi possiamo lavorare. Ci si arriva piuttosto bene, strada impolverata, ma quello tanto, le strade del Marocco sono un po' tutte impolverate. Ormai il lavaggio di Charlie è andato a farsi friggere, ma l'abbiamo fatto soprattutto per rimuovere un po' la vecchia polvere, e ora ne acquisteremo di nuova. Qui c'è più vegetazione rispetto alle altre zone, molta di più, questi cespugli verdi. La bella fontanina azzurrina ci ha permesso di fare il carico dell'acqua e nel frattempo abbiamo mangiato un boccone veloce, un po' di pane, pomodoro, avocado, cose fresche, perché la temperatura si è alzata e noi quando sentiamo la temperatura che si alza, per noi è già estate e quindi saranno sì 21-22 gradi, no, si sta meglio decisamente. Piccola sosta lungo il nostro percorso, abbiamo trovato un dromedarietto rosso. Fa anche rima. Ma la cosa particolare sono questo scenario che abbiamo dietro di noi, molto curioso e particolare. Ragazzi, per caso abbiamo scoperto una piccola chicca. Infatti, mentre stavamo passando su questa strada, abbiamo visto tutte queste montagnette equidistanti che sbucavano dal terreno. Sembravano dei formicai. Poi ovviamente lì intorno hanno costruito bar, ristoranti, bandiere, quindi c'è tutta una certa accoglienza per il turista. Quindi ci siamo detti, ma sicuramente ci sarà qualcosa da vedere. Allora ci siamo fermati e abbiamo dato un'occhiata. Abbiamo sgoogolato. Il web in questo caso ci viene sempre incontro e abbiamo scoperto che questo è territorio delle Chettara. Praticamente si tratta di tunnel sotterranei per l'irrigazione che, pensate, sono stati studiati per portare l'acqua dalle montagne del Medio Atlante fino alle oasi più a valle. E pensate, si tratta di ben 30 km di tunnel sotterranei. E passeggiando per questi tunnel sotterranei ogni tanto troviamo queste montagnette di terra che sono cave all'interno e si può vedere il cielo dal basso, da sottoterra. Abbiamo letto che questi tunnel sono stati fondamentali per lo sviluppo delle oasi in questa zona, appunto, come vi dicevamo, desertica. E la storia parla di questi pozzi addirittura già fra l'XI e il XII secolo nelle zone intorno a Marrakech. Ma noi sinceramente, passando in quelle zone che abbiamo già visto, non ce ne siamo mai accorti. No. Quindi questa è stata una chicca scoperta per caso. Abbiamo trovato anche un simpatico marocchino che ci ha fatto vedere appunto come sono fatti questi tunnel, ci ha disegnato per terra il tunnel principale con tutte le varie diramazioni che servivano appunto a raggiungere le varie oasi dislocate nei vari punti. Sì, in modo da fare una cosa capillare, quindi era, diciamo, un progetto di acquedotto già all'epoca. Sebbene oggigiorno sappiamo benissimo che per l'irrigazione siano state sostituite da pompe a motore moderne, abbiamo letto una ricerca e una conservazione di questi pozzi proprio per preservare innanzitutto il patrimonio culturale, ma di fatto abbiamo letto che vengono ancora usate per l'agricoltura. Qui le temperature d'estate raggiungono tantissimi gradi, fa molto caldo e quindi la cosa ingegnosa di questi canali sotterranei è proprio il fatto di averli costruiti sotto il suolo, perché altrimenti l'acqua in superficie con il gran caldo evaporerebbe. Quindi direi che veramente sono stati dei geni. E questa strada continua a regalare sorprese, questi paesini minuscoli, super animati. Ora è l'uscita di scuola dei ragazzi.
Non so se vi ricordate, la nostra guida a Tamegrut ci aveva spiegato che fanno i turni per la scuola, Sono perché tantissimi. sono tantissimi e non avrebbero le aule sufficienti, quindi vanno a fasce orarie. Quindi praticamente in tutto il giorno, passando per le strade, si beccano le varie uscite di scuola. Non abbiamo ancora capito quali siano le fasce orarie, però ci sono sempre ragazzi e bimbi con zaini in spalla. Spacca Charlie oggi non si spacca più nulla, perché guardate che strada. È tutto tolondulé per arrivare al lago, questo ce lo ricordavamo. Manca ancora un'oretta al tramonto, quindi magari ci godiamo. Eccolo! Il lago di Merzuga, che meraviglia!